In questa seconda macro sessione, dopo il lavoro sulla classificazione, abbiamo analizzato tutte le competenze chiave nella vendita. Abbiamo parlato tantissimo di impegno e entusiasmo, quindi le teorie della motivazione che sottendono a questi due pilastri della vendita. Abbiamo parlato poi delle competenze propriamente dette, l'empatia, la comunicativa, l'ascolto, la flessibilità, il rapport, la capacità di fare consulenza, no? Tutto un bagaglio teorico che è alla base di quello che ti serve per sviluppare queste competenze. Ti chiederai a questo punto, ma tutto il lavoro pratico su di me, quando lo facciamo? Questa 11ª è la sessione in cui lavoreremo più praticamente sulle tue competenze e riusciremo a mettere in pratica tutto quello che abbiamo visto in teoria. Per lavorare su questo ho preparato un foglio Excel che puoi scaricare dalla sessione, dalla stessa macro sessione. È un foglio Excel che adesso navigheremo insieme e ti illustrerò come utilizzare questo strumento perché poi tu a tua volta ti possa mettere e fare un po' il bilancio dei tuoi punti di forza e delle aree di miglioramento così da sviluppare un piano di azione che ti permetta di sviluppare effettivamente quelle che avrai individuato essere le tue aree di miglioramento. Venendo al file Excel che ho preparato per te, navighiamolo molto rapidamente per capire come sono organizzati i 3 fogli elettronici di cui si compone il file e capire come puoi eseguire l'esercizio a tua volta sulle tue competenze e sul livello di importanza e di competenza raggiunto per ciascuna di esse. Il file è organizzato con 3 fogli, appunto come ti dicevo, il primo si chiama esercizio, senza tanta fantasia, e hai questa tabella Excel in cui nella prima nella prima colonna hai elencate tutte le competenze su cui abbiamo definito essere importanti nella vendita e su cui ti propongo l'analisi e il piano di sviluppo. Nella seconda colonna, vedi qui importanza per me di questa competenza, ti invito a inserire un valore da 1 a 10 per ciascuna delle competenze elencate e questo valore descriverà quanto è importante per te nel tuo settore, dato il prodotto o servizio che vendi, lo sviluppo, quella determinata competenza per riuscire a performare. Nella terza colonna hai il punteggio autoattribuito e quindi è proprio la colonna in cui ti invito, poi lo vedremo nel secondo foglio, a stabilire un valore di abilità che pensi di aver raggiunto per quella competenza in questo momento. La quarta colonna ti chiedo di individuare un esempio virtuoso, no? Che descriva perché in quella determinata competenza hai attribuito quel valore di abilità raggiunta. Okay? Nell'ultima colonna hai invece dei esempi di errore, esempi di azioni, no? Di comportamenti che vuoi correggere, che descrivono allo stesso modo perché quella determinata competenza hai attribuito una certa importanza e un certo intento di migliorare e di svilupparla. Ok, queste 4 colonne quindi vanno riempite come definito per ciascuna delle competenze elencate e una volta che avrai fatto questo esercizio puoi passare al secondo foglio elettronico. Il secondo foglio elettronico è quello dove fisicamente, soprattutto per le prime 2 colonne, importanza e performance, risultato e punteggio autoattribuito, ti invito a inserire qui i punteggi per ciascuna delle competenze elencate, perché inserendo i punteggi che ti riguardano che riguardano le tue competenze in questo foglio andrai a ottenere una rappresentazione grafica all'interno di questa matrice di come sono organizzate queste tue competenze per l'importanza che secondo te ciascuna di esse ha nello sviluppo del tuo lavoro e per il livello di risultato a cui sei arrivato con la tua esperienza per quella specifica competenza. Quindi io qui, vedi, ho attribuito dei valori puramente esemplificativi, no? Per entusiasmo ho inserito 7 e 8, 7 per importanza, 8 per punteggio
che mi sono attribuito, e quindi l'entusiasmo andrà a posizionarsi in una certa area del grafico. Per impegno ho attribuito 8 e 9, e quindi lo stesso si andrà a organizzare, appunto a rappresentare graficamente in quest'area della matrice. Per la competenza empatia ho inserito 3 e 7, ripeto sono valori esemplificativi, e questo proprio solo per farti vedere come questi valori diversi vanno a configurare quella determinata competenza in uno dei 4 quadranti della matrice, no, con cui ormai avrei preso confidenza. Quindi per le rimanenti competenze ho attribuito questi valori esemplificativi proprio, ecco, solo e puramente per andare a favorire una rappresentazione grafica diversificata. Quello che io ti invito a fare è cancella questi valori attribuiti e inserisci invece i punteggi di importanza in questa colonna e i punteggi di abilità raggiunta, punteggio auto attribuito, che ti dai per ciascuna di queste competenze. Come inserirai questi numeri, vedrai la specifica competenza andarsi a configurare in una determinata area del grafico, no? Questo grafico a matrice identifica in scissa ordinata l'importanza e il punteggio attribuito, appunto, e ti andrà a rappresentare graficamente quello che secondo te è il livello di importanza e di risultato raggiunto per ciascuna di queste competenze. Analizza il quadro per come viene fuori, dopodiché passa tranquillamente al terzo foglio elettronico, che è questo, in cui ti propongo, inserendo 2 nuove colonne, di indicare, dato l'importanza e il livello di performance da te raggiunto in ciascuna di queste competenze, ti invito ad inserire nella seconda colonna, qui, la quantità di sforzo di lavoro che vuoi fare perché quella determinata competenza è più o meno da sviluppare nel tuo caso. Ok? Mentre nella terza colonna puoi indicare le azioni concrete che vuoi sviluppare per dare concretezza pratica al lavoro da svolgere poi quotidianamente su quella specifica competenza per ciascuna competenza, e nell'insieme di queste competenze, appunto, l'insieme delle azioni che avrai stabilito di organizzare ti aiuterà appunto a costruire proprio un piano di azione molto pratico. Qui a destra trovi, come al solito, la matrice in cui sono ribaditi i 4 quadranti, quello in alto a sinistra con le competenze meno importanti e su cui hai già raggiunto un buon livello di risultato, quindi puoi tornare al secondo foglio elettronico e saprai che stiamo parlando delle competenze che avrai graficamente rappresentate qui. Nel foglio in alto a destra, nel quadrante, scusami, in alto a destra, avrai le competenze importanti e su cui sei già a buon livello, ok? E quindi nel tuo foglio, nell'esercizio che stai sviluppando, sarà quest'area qui della matrice, ok? E queste sono le competenze su cui, essendo importanti e avendo già raggiunto un buon livello di risultato, le azioni di miglioramento concrete potranno essere inferiori, no? Proprio perché nella tua analisi hai definito già un buon livello di raggiungimento. Nel quadrante in basso a destra, questo, hai invece le competenze importanti su cui il valore che ti sei attribuito di abilità è da migliorare. E di conseguenza questo è il quadrante su cui ti suggerisco di concentrarti, no? Un pochettino, perché su queste competenze qui ti sarà utile individuare una o più azioni, comportamenti da implementare, perché questo sarà il quadrante e l'insieme delle competenze qui riunite che ti guideranno nel piano di sviluppo e ti aiuteranno a sviluppare appunto le abilità che hai ritenuto più importanti. Il quadrante in basso a sinistra, lo sai già, è il quadrante, diciamo, in questo caso appunto di competenze meno importanti secondo te e quindi, diciamo, possono avere un ordine di priorità inferiore. Bene, questo è il lavoro che va fatto. Ti invito davvero a scaricare il file Excel e a ripetere l'esercizio che abbiamo fatto insieme, inserendo i valori di impegno
di importanza, chiedo scusa, e di performance e il valore di abilità che tu esprimi al momento per ciascuna delle competenze che abbiamo analizzato insieme, in modo da costruire la tua mappa di abilità e di come queste sono configurate. A seguire, come hai visto, sarà molto semplice sviluppare il piano di sviluppo appunto per rinforzare queste aree di miglioramento e non ti rimane che cominciare. Ti auguro buon lavoro e arrivederci alla prossima lezione. Ciao!